Il journaling mi ha salvato la vita, mi sta salvando la vita ogni volta che lo faccio ed è qualcosa di incredibile che dovrebbero fare tutti. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, sono ex Mr. World Italia, sono partito da una carriera superficiale, chiamiamola così, della moda, per poi arrivare a content creator, documentare il mio percorso di crescita personale, che poi è diventata crescita interiore, e quindi cerco di arrivare alla versione migliore di me stesso e documento questo percorso, magari a qualcuno può interessare o può prendere spunto da alcune cose che faccio. E una delle cose di cui parlo sempre è fare journaling. Ci sono 1000 siti in cui spiegano esattamente che cos'è, come farlo, eccetera, ma io vi voglio dare la mia opinione, la mia impronta, che cosa faccio io e perché il modo in cui lo faccio è particolare ma pazzesco. Come ho fatto a inserirlo nella mia routine, questo più che altro, nella mia routine di crescita personale, senza che mi pesi più di tanto. E ragazzi, prima di iniziare il video voglio anche fare una menzione onoraria a un libro che mi sta piacendo molto e mi è stato regalato da Ivan Nossa, dalla collezione Cuori d'Oro. Non so se conoscete Gio Vitale, non so se conoscete la legge dell'attrazione, ma per chi è interessato, comunque ha un'apertura mentale nel voler arrivare alla versione migliore di se stesso, nel voler raggiungere certi obiettivi, nel voler saper concentrare mente, corpo, energie tutte verso un'unica direzione, portandole a compimento, quindi quasi a manifestarle, come se si manifestassero per magia nel mondo reale, quindi creare una tua esperienza da dentro, studiare o capire la legge dell'attrazione è qualcosa che può essere veramente utile. Gio Vitale ne ha parlato tantissimo e Ivan Nossa, molto bravo a spiegarlo in questo suo nuovo libro e a creare proprio una guida per principianti, dando proprio una cosa pratica e intuitiva con ingredienti, tips and tricks proprio di come arrivarci, prendere il controllo della propria vita, manifestare i propri sogni. Questo libro è un punto di vista perfetto. Se vi interessa la legge dell'attrazione, se vi interessa capire come avere una vita piacevole e manifestare quindi cose piacevoli nella propria vita, questo è un libro che vi consiglio, ve lo lascio in descrizione se volete darvi un'occhiata, e grazie ancora a Ivan per la sponsorizzazione di questo video. Allora, innanzitutto, journaling vuol dire semplicemente, è un termine inglese che vuol dire creare un diario, quindi appuntarsi delle cose, creare un journal, più che altro, sì, un diario, un qualcosa che scrivi giornalmente o quotidianamente o settimanalmente. Tendenzialmente è una cosa preferibile fare a una cadenza ripetuta, e può essere esprimere o fare un tipo di journal diverso in base alle necessità. Quindi non è che journaling vuol dire ok, è una cosa e la fanno tutti uguali. No, journaling può essere varie cose. Tendenzialmente quando una persona dice, quando vai dallo psicoterapeuta o quando vai da magari nello yoga o nella crescita personale, si parla di journaling, quello che ti consigliano di fare di solito è esprimere pensieri, esprimere emozioni, quindi togliere dei blocchi tramite la scrittura. La scrittura è molto utile, è molto forte, tramite la penna, tramite il subconscio si riesce veramente ad arrivare a dei layer, delle parti interiori di sé molto profonde che a livello consapevole è difficile arrivarci a parole, e tramite scrittura, così entrando in un flow, si riesce veramente a esprimere e a liberarsi di alcune cose. Oppure un diario classico, quindi semplicemente appuntarsi quello che si fa ogni giorno, o può essere un diario di gratitudine, quindi ad esempio appuntarsi ogni giorno per cosa si è grati, e può essere per arrivare a avere uno stato d'animo, delle emozioni di gratitudine che poi ti portano ad avere altre cose per cui essere grato, quindi essere in questo mood molto sereno e amorevole ogni giorno. Oppure può essere un journal di obiettivi, quindi mettersi degli obiettivi e cercare ogni giorno di puntarsi a fare delle domande, quindi come arrivare a quell'obiettivo, quali sono 3 cose che sto facendo in questo momento che non mi portano o mi tolgono energia per arrivare a quella cosa, quali sono 3 cose che posso fare oggi per arrivare invece a quella cosa più velocemente, quindi scriversi degli obiettivi, quindi un qualcosa del genere. Ce ne sono veramente di tantissimi tipi, qua in descrizione vi lascio quelli più conosciuti, quindi i journal più conosciuti, o comunque degli ottimi esercizi che si possono fare. Anzi, sapete cosa? Vi faccio vedere qua un PDF che avevo scaricato gratuitamente da una guida, il momento in cui, perché chi non lo sapesse, io ho una routine mensile e ogni mese cerco di fare un corso che mi migliora in qualcosa. Avevo fatto ancora anni fa questo corso di questo journaling, e quindi una volta a settimana mi mettevo lì a compilare questo journal. Ma quindi può essere veramente di varie sfaccettature, semplicemente è scriversi, esprimere se stessi su un giornalino o su un giornale o anche a livello digitale, e diciamo aiutarsi in qualche modo. Serve a liberarsi la mente, serve a esprimere se stessi, a trovare parti di sé che si vogliono sbloccare, serve a capire i propri obiettivi, a capire quello che si vuole, anche farsi domande e rispondere a quelle domande serve proprio per chiarire la mente, serve per tantissime cose. Ma io
come lo applico il journaling? Perché mi ha salvato la vita? Vedete, io faccio vari tipi di journal, ne faccio uno quotidianamente, ne faccio uno settimanalmente e uno mensile. A livello quotidiano faccio vari tipi di journaling in realtà, uno e li faccio tutti alla mattina appena alzato, mi prendono una cosa come 3 minuti e li faccio a livello digitale. Uno è un classico journal in cui metto le foto e scrivo su un diario digitale che ormai faccio da 7-8 anni, un'app che si chiama Day One, non è assolutamente sponsorizzata niente, a parte quello che vi ho fatto vedere è sponsorizzato in questo video nessuna app, però vi lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. Anzi, quando l'avevo utilizzata io era appena uscita, quindi c'era la versione gratuita premium, adesso non so se è premium o no, ma ci sono sicuramente tantissime varianti. In ogni caso io uso quell'app lì e quello che fa è che mi annoto quello che ho fatto il giorno prima con anche delle foto. È molto utile perché? Perché così hai bene chiaro in mente ogni giorno che cosa fai, quindi ad esempio mi capita spesso, ma quando è che è successa quella cosa? Vado sul giornale, scrivo quella cosa che voglio cercare e me la trova. Oppure può essere utile per capire cosa stavi facendo oggi, 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa e così via. Per capire, questa cosa mi è capita molto nel percorso mio di crescita spirituale, per capire e realizzare, essere conscio dei cicli karmici, dei cicli che ogni tot si ripetono le stesse cose inconsapevolmente perché sei compulsivo. E quindi quando ho visto che ogni anno, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi succedevano le stesse cose, ho detto ok, un attimo e provo a cambiare qualcosa. E quindi mi ha aiutato molto a uscire da questo circolo vizioso. O anche a creare dei circoli virtuosi. Ho fatto un video in descrizione in cui parlo di circoli viziosi e virtuosi e come crearli. Può essere anche utile un po' come tuo ricordo, quindi non solo esprimere quello che fai, ma anche come ricordo. Io non ci aggiungo mie note, ma uno può aggiungere anche note, come si è sentito, cosa gli è piaciuto, eccetera. È anche comunque un promemoria per me, perché così poi la sera o il giorno dopo so che quando scriverò quello che ho fatto oggi, so che almeno devo essere un po' produttivo. Se non ho fatto assolutamente niente, cosa che non mi succede ormai da anni, non ho niente da scrivere o poche cose, è un po' strano, quindi è anche un modo per tenersi disciplinati. Il secondo journal che faccio, quindi appena mi alzo, mentre sto facendo o il pulling o la mia routine e varie cose, quei 3 minuti in cui ho l'olio in bocca che serve per una cosa detox, ne parlo in un altro video, però il telefono faccio questo, poi faccio esercizi di gratitude, quindi ho 2 app, anzi 3 app per la gratitudine, perché secondo me la gratitudine è molto importante quando ti metti da un punto di vista di gratitudine, quindi la mattina invece che concentrarti subito su 1000 pensieri che ti arrivano, 1000 ansie, 1000 cose, ti concentri semplicemente sull'essenziale, sul che cos'hai invece che sulla mancanza di qualcosa, per le cose per cui sei grato, è molto molto facile stare bene per tutto il resto del giorno e quindi di conseguenza le cose le fai meglio, arrivano cose migliori e di più, quindi si crea un circolo virtuoso molto migliore confronto a subito partire con ecco mi manca questo, mi paragono agli altri, i social media eccetera. 3 esercizi di gratitudine, uno è un'app che si chiama Gems o qualcosa del genere in cui ti dà semplicemente per cosa sei grato oggi, scrivi 3 cose. Semplicissimo, scrivi 3 cose per cui sei grato. Quindi ogni giorno ti metti lì e pensi a 3 cose in cui sei grato. Un'altra app è Gratitude, che ti fa una frase randomica, ad esempio un film che ti ha fatto ridere in questo periodo, oppure, non so, ti fa pensare a una cosa bella e a scriverla. Molto utile anche quella, quindi faccio quelle 2 lì. E poi la terza in realtà è un po' involuta, però è un'app che si chiama OneSec, che è molto molto utile, mi sa che a pagamento adesso. È un'app, comunque ve lascio in descrizione perché secondo me vale tantissimo l'investimento, che ti va a bloccare per qualche istante prima che apri i social, cioè ad esempio la puoi mettere su qualsiasi app vuoi, io l'ho messo ovviamente sui social media in modo da non utilizzarli in modo compulsivo, quindi tu la setti, la imposti e ad esempio apri Instagram e invece che aprirti Instagram, che magari eri lì la mattina oppure sei in bagno, apri Instagram e poi entri in un loop di video che non finiscono più o TikTok o altro e quindi ti perdi via, perdi un sacco di tempo, ti paragoni agli altri, entri in un circolo vizioso, quello che fa è ti ferma, ti fa fare un respiro profondo o un esercizio o quello che vuoi tu e ti dice aspetta, sei sicuro che vuoi aprire Instagram? Per quale motivo? E ti dà da selezionare il motivo per cui. E molto spesso, 8 volte su 10, dici no, ok, è vero, l'ho solo aperto in modo compulsivo e la togli e vai via. E ti fa risparmiare un sacco di tempo, salute mentale, è molto utile. E io l'ho preimpostato che alla mattina e alla sera, quindi i momenti più sensibili della giornata, la mattina appena ti alzi e la sera prima di andare a letto,
ti blocca e non solo ti fa fare la respirazione o quell'esercizio, ma ti fa anche fare un piccolo journal, quindi ti dà delle domande casuali, randomiche, di solito su che cosa sei grato oggi, oppure che intenzioni avrai domani, oppure cosa è stato di bello oggi, oppure quali sono delle cose belle che sono successe oggi, oppure durante la mattina appena lo apri ti dice quali sono delle intenzioni positive che hai per oggi, come hai intenzione di farle, qual è la prima cosa che vuoi fare oggi quando metti giù il telefono, varie cose che sono molto utili. Quindi questo è quello che faccio ogni giorno. In realtà, ragazzi, in tutto ti toglie veramente 3-4 minuti, ma gli effetti del journaling sono pazzeschi, fidatevi. Soprattutto quando diventano meccanici e parte della tua routine consapevole. Il secondo è è settimanalmente. Settimanalmente quello che faccio è, io durante la settimana passo la maggior parte della giornata a crescere, a studiare, a leggere, a imparare, a lavorare sui social e tutto, ma dedico tanto allo yoga, alla meditazione, alla mia crescita interiore e a imparare cose nuove ogni giorno. Quindi nel momento in cui mi viene automaticamente una domanda da fare a me stesso, quindi penso, può essere una domanda qualsiasi, una domanda di introspezione, me la segno e me la metto in questa cartella nelle note, o io utilizzo per memoria, note, calendario per tutto, ho fatto un video anche riguardo sulla produttività se volete dargli un'occhiata, me la metto sulle note e poi una volta a settimana mi prendo da 1 a 3 domande, quindi di solito lunedì, mi metto lì alla sera, mi prendo 1/3 domande, dipende da quanta voglia e tempo ho quel giorno lì, e rispondo a queste domande. Quindi è proprio introspezione, mi prendo quanto tempo mi serve e mi vado proprio, è una cosa di introspezione, quindi sono domande casuali, possono essere, non so, ti sta piacendo il lavoro che stai facendo? Non avresti altre voglie di fare altro? Oppure, come sta andando con la tua vita? Oppure, come essere come quella persona lì, cosa prendere da spunto di quella persona, non so, vedo un canale YouTube di uno che mi piace, dico cosa posso prendere spunto da quella persona che mi piace per la mia carriera, me lo segno e me lo scrivo e dopo subito metto in pratica quelle cose. Quindi ad esempio in questo caso di prendere spunto da una persona, poi lo metto come idee video per i prossimi video, come routine, parte del mio calendario, varie cose. Quindi qualcosa da fare e poi mettere subito in pratica. Sono Marco dal futuro e niente, sto editando il video e mi sono accorto che ho dimenticato una cosa. Molto in breve, un altro journaling che faccio settimanalmente, quindi una volta a settimana lunedì, è utilizzare, non so se avete mai letto il libro The Secret. Io l'ho letto, che uno ci voglia credere o meno, eccetera, io comunque metto, se posso fare un esercizio extra che mi dura 1 minuto o 2 a settimana, che mi può aiutare in qualche modo, perché no? E come dice Blaise Pascal, dice perché non provarci anche se non ci credi, mal che vada ci hai guadagnato qualcosa, no? Quindi io lo faccio, è un esercizio tramite l'app di The Secret in cui ti fa fare delle affermazioni oppure anche delle cose per i soldi, ti fa scrivere quanti soldi hai dato alle persone o comunque cose, favori, quanto hai dato alle persone e anche quanto hai ricevuto e in più anche un tipo se avessi tot euro che cosa faresti questa settimana, quindi è più un esercizio sia di soldi ma anche di dare, ricevere affermazioni positive, è molto utile. Mensilmente invece quello che faccio, io nella mia routine mensile ho varie cose ovviamente di journaling, mi faccio un po', diciamo, è il primo del mese, mi metto lì e ho un recap e mi metto lì e diciamo metto a posto, la chiamo routine mensile, tante cose che ho da fare, dalle tasse che devo pagare per la partita IVA, a mettere a posto la stanza, a sostituire la lama del rasoio, veramente a fare il backup e a pulire il Mac o tutti i miei prodotti, fare l'aggiornamento. Quindi è un po' un reminder costante che una volta al mese mi metto lì e faccio tutto. Pago, mando le fatture, faccio esercizi di postura, eccetera, eccetera. Se volete un video approfondito sulla routine mensile ve ne parlerò. Ma a livello di journaling quello che faccio è fare un resoconto del mese precedente. Quindi a livello di salute mi scrivo proprio salute, cura di sé, spiritualità, crescita, fama, soldi, famiglia, amicizie, amore, gioia, varie cose, da 1 a 10 mi metto un piccolo recap. Poi mi faccio il journaling del budget, dei soldi, quindi mi scrivo ogni mese quanto ho speso, quanto voglio spendere al mese precedente, quanti soldi mi arrivano ed escono. Aggiorno tutte le mie media kit, le collaborazioni, il mio portfolio. Ho anche mese per mese le cose che ho imparato, quindi un po' come il diario, quello che faccio ogni giorno, un po' in versione più macro, scusatemi, più macro, quindi vado proprio
a scrivere quel mese lì le cose belle che mi sono successe importanti, in modo che se un giorno vado nel mio diario o comunque nelle mie note e vedo 2023, marzo, vedo le cose base che mi sono successe più importanti, o i prodotti che ho ricevuto, perché anche quello per me è importante. E anche lo spiritual growth, in questo caso l'ho aggiunta, è una cosa mia, ma mi scrivo anche ogni mese che cosa ho imparato, quali sono stati i progressi di spiritualità che faccio. Quindi comunque lo vedete, io ogni volta che imparo nelle mie note eccetera, un po' di journaling in quel senso lì lo faccio a livello di mi annoto tutto quello che imparo, quello che cresco, le cose alcune le metto sul calendario come promemoria, altre in vari modi, quindi in quel modo certo, che poi le metto a posto ogni mese, sempre durante la routine mensile, li sistemo, faccio un po' di pulizia. Ma una cosa che faccio spesso, in realtà da un annetto, e quello che vi dicevo che mi ha salvato la vita, è mi sono accorto che c'erano tante cose nella mia vita che mi portavano a rimanere un po' indietro ed erano paure. Quindi mi sono segnato 10 paure, o comunque le mie paure più grosse, e ogni mese mi concentravo a sconfiggerne o comunque affrontarne una alla volta, tramite imparare di quella paura. Comunque ho fatto un video a riguardo approfondito su questo, quindi vi lascio in descrizione. Quindi è proprio una cosa di non solo annotarsi e settarsi tutto, ma anche di cosa posso migliorare ogni mese, quindi ogni mese mi mettevo lì e imparavo una paura. Adesso che ho finito le paure o comunque ci ho lavorato per un bel po' e mi ha aiutato tantissimo, sto lavorando sui miei limiti, poi vorrò lavorare su guilt, quindi le colpe che mi sentirò, e poi anche su greediness, quindi le cose che voglio troppo compulsivamente. Come sbloccarsi, insomma, quindi sono proprio cose di progresso continuo. E un'ultima cosa ovviamente è un obiettivo, quindi l'ultimo journal che faccio mensilmente è l'obiettivo, quindi mi metto un obiettivo di quel mese, lo divido in 4 piccole azioni più semplici, che sono una per settimana, e da lì basta, vado un po'. Però ragazzi, cercate, qua sembra tanto, in questo video sembra tutto tanto, molto meccanico, ma fidatevi che quando diventa parte della vostra routine non è tanto meccanico, la vostra vita non è un robot, non siete dei robot, non siete degli animali, comunque dovete vivere ogni giorno in modo consapevole, esplorando ogni giorno, facendo cose nuove ogni giorno, non entrate troppo nella routine. Però un minimo di journaling vi può aiutare veramente a settare la giornata, la settimana e il mese nel modo corretto, tenendo anche, documentando quello che fate in modo da migliorare, perché se non misuri, non migliori le cose è difficile migliorarle, e allo stesso tempo vi può essere utili per diventare consapevoli di tante cose di introspezione e anche per vivere la vita al meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, ho tante cose che vorrei dire in più, ma non posso fare video lunghissimi. Fatemi sapere se ne volete sapere di più o se avete domande. In ogni caso seguitemi su Instagram se avete qualsiasi domanda, o scrivetemi lì e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi! Ciao ragazzi!